Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 1 al 14 luglio, dove troveremo la luna nuova in Cancro. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Innanzitutto andiamo ad accendere la nostra luna e capire un po' dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci. Di sicuro a favore abbiamo un'emotività molto intensa, anche una forte sensibilità e intuizione che può aiutarci a capire e a percepire con maggior chiarezza, anche per attivare un rinnovamento interiore, per cogliere delle opportunità di riflessione e di crescita, per rafforzare i legami più importanti, anche quelli familiari, quelli più stretti, di cogliere creatività, sogni, immaginazione per progettare il futuro. Di contro dobbiamo fare attenzione perché, essendoci una forte emotività, gli sbalzi di umore, vulnerabilità, suscettibilità, insomma tutte quelle emozioni che ci bloccano, provocano dubbi, tendenza alla malinconia, perché in realtà possono esserci delle questioni del passato, dei ricordi nostalgici che diciamo, non ci permettono di riflettere attentamente, possono portare sbilanciamento nelle relazioni o amplificare dei problemi o delle difficoltà. E quindi qui abbiamo l'energia in senso generico a favore e contro, adesso proprio vediamo come si riflettono nel vostro segno. Partiamo con la carta sangue sulla luna. In questo caso il messaggio ovviamente è riferito a un possibile conflitto che può essere nei confronti di una o più persone o anche a livello interiore. È una carta di avvertimento sostanzialmente, perché ci consiglia di procedere con calma, con cautela, quando si devono affrontare alcune difficoltà. Ricordatevi anche quello che abbiamo detto precedentemente: possiamo alimentare con i nostri dubbi, con sbalzi di umore, eccetera, possiamo aumentare queste difficoltà e questi contrasti. Quindi sappiamo che magari possiamo aspettarci delle tensioni, dei litigi, e invece in qualche modo possiamo avere la forza per andare a limitare l'influenza negativa di qualcosa, magari cercando di soppesare bene le parole, di privilegiare un certo tipo di atteggiamento piuttosto che un altro che è ostile o vi può mettere maggiormente in difficoltà. Riguarda relazioni ovviamente, ma riguarda anche delle situazioni che state vivendo. Questo è il punto di partenza per farvi capire che forse voi potreste sentire maggiormente quelle energie di questa luna nuova in Cancro, che vanno ad amplificare quelle un po' più difficili, quelle che portano tensione ed ostacolo. In un certo senso la giumenta della notte sottolinea anche questo significato e in più sta dicendo che ci possono essere anche delle paure, dei timori da affrontare proprio per poterle superare. Certe volte ci si presentano davanti a noi queste cose proprio per aiutarci a superarle, per aiutarci magari ad affrontare a testa alta ciò che ci spaventa, a comprendere forse anche le origini di un trauma, di una ferita, quindi di cogliere queste cose non in senso negativo, ma come strumento, come opportunità per superare queste difficoltà, o soprattutto quelle cose che tendono a ripetersi puntualmente, e quindi cercare proprio una volta per tutte di lasciarle andare.
e appunto guarirle. Osservatore delle stelle ci porta un messaggio positivo riguardo al pensare che cosa si vuole e quindi concentrarci su quello su quel specifico obiettivo. Visualizzare l'obiettivo gli dà l'opportunità di realizzarlo. Si può riferire a cose che abbiamo già detto e quindi di valutare quello schema negativo che va sostituito, fare piccoli passi e quindi cercare di gestire meglio la nostra emotività, sapendo che effettivamente andando a concentrarci su qualcosa di specifico, allora riusciremo a superare qualsiasi circostanza. E adesso andiamo a vedere l'oracolo dello sciamano. Quali sono i messaggi dell'oracolo dello sciamano? Lo vediamo insieme andando ad estrarre la prima carta, il corvo. Il corvo ci parla di verità, di riconoscere ciò che è autentico, di essere fedeli a se stessi, di cercare coerenza tra ciò che si pensa, ciò che si prova e che si fa. E magari già questo potrebbe essere un valido aiuto a superare alcune cose, perché quando riconosciamo qualcosa, evitiamo le illusioni e quindi siamo onesti con noi stessi perché la verità è comunque liberatoria. E poi ci parla anche di evitare la paura eccessiva o un'abitudine, un qualcosa che ci blocca. Dobbiamo mantenere i nostri impegni e le nostre parole. Come vedete, non a caso si trova proprio vicino all'osservatore delle stelle, dove abbiamo detto che c'è bisogno di osservare un qualcosa di specifico e cercare di andare ad incanalare le energie giuste verso quella direzione. La spirale ci permette di capire i nostri valori, la propria unicità, oltre i ruoli, le aspettative, è una specie di invito, di chiamata ad ascoltare l'intuito, di fare chiarezza, di individuare ciò che può curare, guarire, forse anche di permettersi di riposare, di sfruttare la nostra saggezza, di riconoscere l'esperienza, anche l'amore come forza creativa, di mantenere viva la passione in alcune situazioni. Quindi ascoltare, permetterci di ascoltare per percepire quelle emozioni, quelle sensazioni, quei messaggi sottili che ci possono essere utili. L'ultimo messaggio arriva dall'immobilità. Può sembrare una carta che parla magari di cose che sono ferme, di cose che sono bloccate ed è qui che dobbiamo capire se è il caso di insistere oppure se è il caso effettivamente di lasciare andare, perché magari sappiamo benissimo che l'ostinazione, il continuare a perseguire certe cose e se non riusciamo ad ottenerle, allora la concentrazione va a come cerchiamo di ottenere. Forse abbiamo un atteggiamento non proprio adatto o forse non è proprio quello che fa il caso nostro. Ecco, vedere dove quel qualcosa si va a frenare e quindi cercare di capire, magari effettivamente di prepararci ad affrontare le cose in modo diverso, oppure come vi dicevo capire effettivamente se è il caso di non perseverare, cioè aver perseveranza e determinazione è giusto, ma non sempre può aiutare. A volte stare fermi, a volte l'attesa è molto molto più potente della stessa azione, perché quella ci può permettere di cogliere quegli indizi, quei messaggi che ci sono utili. Essendoci questo messaggio dominante, probabilmente c'è un qualcosa che richiama la vostra attenzione e allora potete farlo proprio in questo periodo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!